Amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a realizzare lei. Che cos'è? Un quadro? No, non è un semplice quadro, è un quadro che nasconde al suo interno le chiavi. Quindi, se anche voi, come me, non volevate tenere le chiavi in vista, ma volevate qualcosa di bello, elegante da far vedere e quindi non tutte le chiavi messe lì così, siete capitati sul canale giusto. Poi andremo a effettuare la personalizzazione e vi farò vedere che grazie ai termovinili della Biflex potremo in pochissimi passaggi effettuare una bellissima decorazione. A proposito dei termovinili della Biflex, io qui sotto poi vi lascerò il link di dove andarli a acquistare, ma soprattutto il mio codice sconto, così che potete acquistarli a un prezzo più vantaggioso. Ma adesso, come dico sempre, banda alle ciance e all'opera! Preparare il progetto da applicare sul nostro portachiavi. Quindi io vado su frasi perché voglio metterci una frase carina e qui mi scrivo famiglia, casa. Ovviamente poi ognuno è libero di scegliere la frase che meglio preferisce. Vado su cerca e qui incomincio a scorrere tutte le frasi che mi ha tirato fuori. Mi piace questa, quindi la seleziono. A questo punto io potrei selezionarne anche più di una, me le metterà tutte qui sotto. Poi una volta portata sulla nostra tavola andremo a scegliere quella che ci piace. Siccome io già so che mi piace questa, faccio aggiungi alla tela. Ora ce l'ho messo sulla nostra tela. Un'altra cosa che vado a fare è mettere la misura per cui mi occorre, quindi abbiamo larghezza e altezza. Non levo il lucchetto, altrimenti le misure me ne cambierebbe solo sulla, per esempio sulla lunghezza, o se io vado qui me lo cambia sull'altezza, quindi lascio il lucchetto chiuso così da ridimensionarmelo tutto quanto uguale. Allora, io so che la larghezza massima che posso fare è 6, quindi cancello questo e scrivo 6, invio e me l'ha portato al 6. Un'altra cosa che devo fare è controllare che queste lettere non siano troppo piccole, perché altrimenti al momento in cui va a tagliare il termovinile potrebbe creare qualche problema. In questo caso diciamo che quasi ci potrebbe stare, però vi faccio vedere inserendo un piccolo offset andiamo più tranquilli che la lettera che andrà a tagliare non ci creerà problemi. L'offset è questo, quindi io vado qua, qui abbiamo un numero, ovvero questo spessore vedete che ha creato qui. Questo è un po' troppo grande per quello che ci occorre a noi oggi, quindi io mi seleziono la parte che devo cancellare e la cancello e scrivo 0,02. Poi con la freccetta clicco qui all'interno di questo schermo, ma non sopra ai comandi, qui su uno spazio bianco vuoto. Come vedete adesso il contorno azzurro è stato applicato più piccolo. Applica e me lo trovo. Qui sulla parte dei livelli ho l'originale e l'offset. Ora, l'originale non mi occorre più, quindi posso o nasconderlo e quindi tenermelo eventualmente ne volessi fare altri, oppure semplicemente andando qui lo cestino. Lavoriamo sul nostro offset. Perché? Perché io lo voglio fare di diversi colori, quindi come posso modificare i colori? È semplice. Se io vado qua su sagoma, mi trovo qui tutti i livelli delle varie parti del nostro progetto. Però ho notato una cosa, la lettera H, vedete che questa qui, la lettera H qui è unita con questa parte qui sotto, quindi me le mette insieme. Ma io questo lo voglio fare di un colore e questo di un altro, quindi cosa faccio? X, vado su forme, mi prendo un quadrato, lo rimpicciolisco, quindi
lo rendiamo più piccolo possibile, ingrandiamo, così vi faccio vedere più da vicino il lavoro che stiamo facendo. Quindi ora lo rimpiccolisco perché devo andare a dividere quelle due parti. Lo appoggio qui, poi vado qui, altro. Qui abbiamo la ruotazione, quindi io cliccando qui, vedete, piano piano questo rettangolino si sta inclinando. Ingrandiamo un altro po' così vediamo meglio da vicino. Ok, questo è il quadratino che io ho creato, un pochino troppo grande, quindi cosa faccio? Mi abbasso un po' l'altezza. Ok, quindi me lo porto, vedete qui un pochino più scuro, me lo sono portato proprio qui sulla base di questa riga qui sotto. Adesso prendo il rettangolino che mi sono creata, l'offset, li seleziono entrambi e vado qua e faccio scomponi e mi ha diviso il tutto. Ora io non faccio altro che selezionarmeli tutti e cestinarmeli e rimango sempre e soltanto con questo che era, diciamo, inizialmente l'offset. Andiamo a ingrandire per vedere se è stato separato bene. Vedete, adesso è separato. Quindi se noi ritorniamo nuovamente, quindi selezioniamo il nostro lavoro, andiamo su sagoma, vediamo che la H adesso non ha più la linea sotto, ma la linea è separata. Ok, perfetto. Una volta quindi che abbiamo visto che tutti i nostri componenti, almeno quello che a noi interessa, è tutto bello che è separato, cosa facciamo? Lo duplichiamo. Quanti colori io voglio realizzare? Diciamo che ne voglio creare, questa scritta la voglio trasformare in 3 colori diversi, quindi lo duplico e me ne creo 3. Nel primo andrò a creare quindi il tetto e la linea di sotto, nel secondo i 2 cuori e nel terzo la scritta. Seleziono quindi il primo, vado qui e da qui posso o andare su ogni singolo pezzo così e selezionare, vedete, diventano più chiari una volta che voi ci cliccate sopra. Quello vorrà dire che poi non ve lo farà vedere, ve lo sta eliminando man mano che voi ci andate sopra. No, non si sposta. Ora, oppure possiamo, se dobbiamo eliminare tanto, quindi fare una cosa insomma un po' più come in questo caso dobbiamo eliminare tutta questa zona qua sotto, tranne la linea, faccio nascondi tutto, mi nasconde tutto tranne il primo ve lo lascia sempre, però io ho detto che anche la linea la voglio dello stesso colore del tetto, quindi cosa faccio? Mi vado sopra la linea, o la recupero da qui se riesco, ma se non riesco perché è troppo sottile, posso anche, quindi questa no, posso anche cercarmela qui su questi livelli, che è questa qua, eccola qua. Così io ora ho questo e la linea. Adesso semplicemente andando qui sulla X mi trovo questo lavoro. Qui il tetto, cioè qui posso decidere, vedete, in questo caso non mi ha lasciato questo buco perché mi sono scordata di selezionarlo e anche il fumo. Se io qualora lo volessi, basta che vado sul sagoma nuovamente e me lo cerco sempre qui sui livelli o semplicemente andandoci sopra, me lo clicco. Ok. E così quando faccio X adesso mi compaiono. Questo lo voglio di colore dorato, quindi per ora lo mettiamo così. Facciamo il secondo ho detto che voglio solo i 2 cuoricini, quindi sagoma, come prima mi conviene fare nascondi tutto
Ora se io vado qui, vedete, non me lo fa cliccare, perché? Perché dice che comunque un qualcosa ci deve essere, se no viene direttamente cancellato tutto. Quindi abbiamo detto che io voglio il cuoricino, per ora seleziono il cuore. Ora se vado, vedete, me lo elimina. E poi mi seleziono tutte le altre parti del cuore che io voglio che rimangono. Ok, adesso che è tutto a posto, vado su X e mi sono ritrovata queste parti. Non le divido, le lascio così unite perché poi sarà comodo per quando dobbiamo andare a ricreare quindi il nostro lavoro, quindi montare tutto il nostro lavoro. Questo lo voglio di colore rosso. Passiamo a quest'altro. Sagoma. Ora, come prima potrei fare nascondi tutto, ma non mi conviene perché questa volta le cose da eliminare in realtà sono poche, perché sono tutto ciò che avevamo fatto prima. Quindi, per dire, il tetto, queste cose qui le andiamo a togliere, questo, il cuore, sia l'interno che l'esterno del nostro cuore, così, quest'altro cuore e la linea di sotto, perché queste erano tutte quelle cose che noi già avevamo fatto. Vediamo un attimo se abbiamo preso tutto. Ecco, ad esempio questo non l'avevamo selezionato, quindi dai livelli possiamo controllare se è tutto a posto. Quindi una volta che abbiamo verificato ciò, come prima, andiamo sulla X e adesso vedete abbiamo solo la scritta a me va bene di colore nero, quindi eccola qua. Adesso ricompongo tutto quanto. Allora, questo deve stare un pochino più in là perché il cuoricino questo deve stare al centro, quindi questa deve andare un po' più in qua, così. Ed ecco qua, così abbiamo ricreato il nostro progetto con colori diversi. Questo quindi è un altro metodo per poter realizzare i nostri progetti diciamo, con un miglior poter modificare i nostri progetti. Adesso quello che dobbiamo andare a fare è andare avanti, selezionare il tappetino e poi, siccome che tutti i termovinili vanno tagliati specchiati, ci dobbiamo ricordare di fleggare la specchiatura su ogni singolo pezzo. Poi si va avanti e come sempre si seleziona quindi il materiale da tagliare e lo mandiamo al taglio. L'occorrente per questo progetto è il seguente: la serie Mirror oro e rossa. Ho scelto questa serie proprio per i suoi colori brillanti, soprattutto la serie oro soft che è veramente meravigliosa e rimane molto elegante. Poi la serie 700 nera. Due quadretti di questi qui che si trovano all'IKEA, due cerniere. Io come gancio per appendere le chiavi andrò a utilizzare questi, ma in commercio se ne trovano tanti che sono anche più belli di questi, quindi poi vedete voi quello che vi piace e mettete. Un cacciavite e eventualmente un martello. Se poi non volete mettere i gancetti con i loro chiodi,
basterà utilizzare la colla a caldo. Come prima cosa quindi andiamo a aprire il nostro quadretto, uno dei due, lo smontiamo, quindi alziamo queste linguettine che si trovano sul retro quindi a noi per ora ci occorre questo e questo, quest'altri pezzi li mettiamo via. Andiamo a smontare questa parte perché questa poi sarà il retro e se noi lo dobbiamo appendere, in questo caso possiamo decidere di appenderlo o in verticale o in orizzontale e comunque andremo a utilizzare i gancetti che ci hanno già messo loro. Se invece voi volete appoggiarlo su un ripiano, lasciate la parte dietro. Io siccome lo andrò a appendere adesso faccio una piccola leva in questo modo così da staccare questa parte. Ok, qui non fa nulla che rimane in questo modo perché poi tanto una volta che l'ho fissato alla parete non si vedrà più. Prendo il mio termovinile, appoggio il quadretto sopra così per prendere la misura, lo posiziono precisamente a bordo di questi due lati e poi con una semplice penna, matita, insomma quello che vi trovate, andate e vi fate due piccoli segnetti. Adesso o con delle forbici andate e tagliate questo rettangolo oppure utilizzando una taglierina lo tagliate. E questo poi lo andremo a applicare quindi sopra a questa parte per rivestire l'interno del nostro portachiavi in questo modo. Nel frattempo vado a tagliare tutti i pezzi che vi ho fatto vedere nella parte precedente per poi applicarli qui. Quindi adesso prendo il mio pezzo di termovinile, qui dove ho la parte lucida ovvero il liner la devo mettere rivolta verso il tappetino, mentre qui la parte opaca rivolta verso di me. Poi basterà andare a macchina e procedere con il taglio. Ok, adesso quindi che abbiamo tagliato tutti i nostri termovinili andiamo a spellicolare. Io andrò a utilizzare lo spellicolino questo della Biflex, ma se voi non avete lo spellicolino della Biflex non vi preoccupate perché potete anche utilizzare un aghetto, uno spillo, insomma qualsiasi cosa, non è necessario questo. Questo vi aiuta solo che avendo l'uncino con un movimento ben preciso riuscite a tirare su la linguettina prima che con lo spillo, ma riuscirete lo stesso anche con lo spillo. Vedete, basterà fare così e tiriamo su la nostra linguetta. Se vedete che un pezzo, perché magari la macchina non ha tagliato bene, si alza, con lo spellicolino lo tenete giù e tirate. E adesso vado a rimuovere questa parte interna, ecco qua,
e il primo pezzo è tagliato. E adesso proseguo con tutti gli altri pezzi. Mi infilo lo spellicolino, facendo questo movimento vado e lo separo. Un'altra cosa, quando spellicolate, più tenete il termovinile rivolto giù verso il basso, e vedete che il risultato sarà più semplice, veloce e sicuramente migliore. Ripulisco l'interno. Ed ecco qua, e anche questo è fatto. Adesso che abbiamo spellicolato tutti i nostri pezzi, andiamo a vedere la scheda tecnica. All'interno dei termovinili della Bflex, al momento in cui li acquistiamo, troviamo una scheda tecnica come questa, dove in alto a sinistra troviamo scritta la serie che appunto abbiamo acquistato, in questo caso la serie 700, sotto la descrizione dove spiega questa serie, sotto ancora un QR dove inquadrandolo col telefono possiamo vedere step dopo step, quindi tutti i passaggi da fare per l'applicazione. Mentre a destra abbiamo le istruzioni dove anche qui vengono riportati tutti i passaggi da fare. Al centro abbiamo uno schemino che sarebbero le info, ovvero informazioni riguardo appunto questo termovinile, dove può essere applicato. Sotto ancora abbiamo le istruzioni per l'applicazione con il ferro da stiro, che in questo caso ci dice che possiamo applicarlo con una temperatura massima di 3 pallini per 10 secondi, il liner va rimosso a caldo, una pressione alta. Sotto invece abbiamo le istruzioni riguardo la pressa, sia presse piccole che presse grandi. Allora, qui ci dice che la temperatura deve essere di 140 gradi, 10 secondi, la pressione deve essere media e il liner va rimosso a caldo. Ancora sotto troviamo invece le istruzioni riguardo il lavaggio. Qui ci dice che possiamo lavarlo a 90 gradi, possiamo metterlo in asciugatrice e possiamo addirittura lavarlo a secco. Per la serie Mirror troviamo scritto che per quanto riguarda il ferro da stiro va applicato a una temperatura massima, quindi sempre 3 pallini, per un tempo sempre di 25 secondi, a una pressione elevata, e il liner va rimosso dopo 6-7 secondi, quindi a semicaldo o semifreddo. Per quanto riguarda la pressa invece sappiamo che va messa la temperatura a 150 gradi, va tenuto per 20 secondi, quindi meno del ferro da stiro, va applicata una pressione media e il liner va rimosso sempre dopo 6-7 secondi. Poi possiamo vedere che questo materiale può essere lavato a 30 gradi, non può essere messo in asciugatrice e non può essere lavato a secco. Adesso andremo a effettuare l'assemblaggio. Per l'assemblaggio io vi consiglio di mettere sotto un tappetino. Io andrò a utilizzare questo della Bflex, ma mettete comunque sotto un qualche cosa per proteggere il ripiano. Incominciamo quindi da questa tavola. Allora, come applicare il termovinile? Va applicato con la parte opaca rivolta sulla tavola in questo caso, e la parte lucida del liner rivolta verso di noi. Lo dobbiamo mettere in questo modo, quindi ce lo sistemiamo per bene, più preciso possibile. Ora, siccome che questo passaggio non abbiamo spellicolato e quindi il termovinile non, vedete, si alza, non rimane fermo, e nel momento in cui vado a prendere la pressa succede quello che è appena successo, devo bloccare con dello scotch. Utilizzerò uno scotch termico.
quindi adesso prendo la mia pressa e la posiziono sopra. Ho già impostato tempo e temperatura che abbiamo visto nella scheda tecnica. Attendiamo pochi minuti e poi togliamo il liner. Adesso prendiamo la nostra cornice e posizioniamo la scritta come prima cosa. Perché adesso andremo a lavorare a strati, quindi mettiamo prima la scritta, poi metteremo i cuoricini e in ultimo andremo a metterci la casetta. Una volta l'abbiamo posizionata dritta per bene, in questa volta andremo a utilizzare la pressa piccola perché così riusciremo ad arrivare meglio su ogni punto. Questa la dobbiamo quindi mettere alla prima tacca. Questa della Biflex ha come misurazione quindi la prima tacca che è un 140, 160, 190, quindi sulla prima tacca. Qui facciamo questo movimento così da coprire tutta la superficie. Togliamo subito il liner e la prima parte è andata. Adesso dobbiamo quindi mettere quest'altra, cercando quindi sempre di posizionarlo bene. Ed ecco qua, guardate che brillantezza, è stupendo, io lo trovo adorabile. Adesso proseguiamo quindi con l'assemblaggio del nostro portachiavi. Ok, adesso prendiamo le due cornici e le mettiamo una a fianco all'altra. Io ho posizionato le cerniere già aperte una distanza da qui a qui di 3 centimetri per cercare di farle insomma almeno lo stesso punto sia per sopra che per sotto ovviamente. E voi vedete voi insomma più o meno a che distanza volete lasciarle. Io per aiutarmi adesso che andrò a avvitare le mie viti metto un pochino, quindi qualche pezzo di scotch di carta, in modo che così almeno tiene fermo insomma la piastra nel momento in cui vado a avvitare. Ora io utilizzo le viti che sono uscite in dotazione. Se voi non vi la sentite di avvitare potete acquistare o della colla, se trovate una colla adatta, o se no o altrimenti con la colla a caldo, anche se non so poi apri e chiudi quanto può reggere la colla a caldo, quindi magari armatevi di un po' di pazienza o fatevi aiutare da qualcuno, e vi consiglio che la cosa migliore è inserire delle viti. Allora, per mettere la vite, siccome che potrebbe scivolare, come prima cosa io appoggio la vite, do una piccola martellata così da farla entrare all'interno e poi con il cacciavite vado e avvito. Proseguo così per tutte le viti. Ok, quindi adesso che abbiamo finito di mettere le cerniere qui, andiamo a lavorare su quest'altro, perché in quest'altro invece dobbiamo mettere questi gancini. Quindi con un righello, siccome che questa come larghezza è 30 cm, io andrò a mettere il primo punto a 3,7, poi 4,5 e rimarrà 3,7. Dopo che avete segnato questi punti, con un po' di colla a caldo la mettete qui dietro al vostro gancino, un goccino, cioè giusto quel pochino,
e lo andate a mettere sul primo punto che avete fatto e proseguite in questo modo mettendolo su tutti i punti. Adesso prendiamo questa che è la nostra parte interna e la inseriamo qui e blocchiamo stesso con questi gancini che sono qui all'interno. Adesso dobbiamo andare a quindi assemblare quest'altra parte. Nella confezione è uscita questa plastica che ha la funzione di vetro, quindi mettiamo come prima cosa questa e dopo andiamo a mettere quindi la nostra cornice che abbiamo decorato, facendo attenzione ovviamente di mettere la parte con la decorazione sotto, così. Poi qui mettiamo una bella foto e andiamo a chiudere sempre questi gancini, così quando andremo a fare questo lavoro abbiamo la nostra foto. Ed ecco qua il nostro progetto finito. Quindi qui vediamo un semplice quadro quando sarà appeso, però poi basterà aprire e abbiamo il nostro portachiavi. Bene, e qui finisce il nostro progetto. Spero che l'abbiate trovato interessante. Trovo stupendo il fatto che grazie ai termovinili della Bflex posso personalizzare quindi anche sul cartone, così da poter andare a personalizzare anche, come appunto abbiamo visto oggi, una cornice. Qui poi basterà prendere le nostre chiavi e il gioco è fatto. Se anche voi volete acquistare questi termovinili, qui sotto in descrizione vi lascio il link di dove andarli a acquistare e anche sia quelli che abbiamo usato oggi che altri tipi di termovinili, perché la Bflex ha tantissime serie. Poi sempre qui sotto troverete il codice sconto, così da poter acquistare i termovinili a un prezzo più vantaggioso. Se avete dubbi o domande scrivetemi sempre, così che io vi posso rispondere e aiutarvi. Se ancora non vi siete iscritti al canale e vi piacciono questi video di personalizzazione, iscrivetevi e accendete la campanellina in modo che così poi vi arriveranno le notifiche dei video successivi. Se ancora non vi siete iscritti a tutti gli altri miei canali, vi consiglio di iscrivervi, trovate sempre tutto quanto qui sotto in descrizione, così che poi potete vedere anche altre cose che faccio oltre a quelle che pubblico qui su YouTube. Io adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!